Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti al mio canale. Mi raccomando di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video e avventure. Oggi siamo tornati a Rioberto e in particolare voglio fare una piccola intervista al mio compagno di ricerca Luca Calabrese e vi consiglio spassionatamente anche di iscrivervi al suo canale YouTube LucaKiss70. Lo trovate qua sopra nei consigliati. Bando alle ciance e iniziamo subito. Ho un paio di domande da porgli in maniera tale che anche voi possiate conoscere Luca. Allora iniziamo da delle domande abbastanza personali. Quando è nata la tua passione, Luca, verso la ricerca dell'oro? Mi ricordo una gita scolastica che dove siamo andati a Sovereign Hill, questo villaggio che hanno creato sulle sembianze della ricerca dell'oro di quel periodo lì vittoriano, e ci sono dei torrentelli dentro, no? Dove ti insegnano a setacciare, e io mi ricordo che sarà stato il 77 dove io ho imparato a setacciare e a cercare oro setacciando, quindi già la malattia, già la febbriciola ce l'avevo, quindi io già a 7-8 anni già setacciavo l'oro. Poi a 10 anni con mio papà ci siamo messi a cercare quei metal detector, non trovando mai assolutamente nulla, quindi sto trovando io quello che doveva trovare anche lui a questo punto. Quindi c'è stata una persona importante per la tua vita che ti ha coinvolto? Sono due persone importantissime, vabbè, c'è mio padre che mi ha introdotto a questa cosa, anche se comunque è una persona secondaria, perché ripeto, già io avevo il bug, la febbre. Poi c'è stata un'altra persona che si chiamava Michael Sari, che ho conosciuto nel 2011 in Australia, e lui mi ha insegnato tutto il resto. Quindi queste sono le due persone più importanti. Va bene. Quindi non cerchi solo oro in Italia, l'hai cercato anche in Australia? Io lo cerco dove sono, cioè se io sono in Italia lo cerco in Italia, se sono in Australia lo cerco in Australia, e fossi in America lo cercherei in America, quindi dove capita io cerco oro e spesso e volentieri lo trovo. Però principalmente le tue località di ricerca sono ubicate in Italia o in Australia? Esatto, sì. Ok. Parlando dell'Australia, in quanto l'Italia l'abbiamo già sviscerata negli altri video, bisogna avere un certificato per cercare l'oro in Victoria? In Australia serve quello che si chiama un Miner's Right, costa $25 e vale 10 anni. Ogni stato ha la sua licenza. Quello ti permette di, cioè come dire, temporaneamente diventi proprietario di quello che trovi sottoterra, anche se prima di te praticamente il proprietario sarebbe la regina. Tutto quello che troviamo sottoterra senza quella licenza appartiene alla corona. Con quella licenza momentaneamente, cioè quindi per 10 anni, viene praticamente girata a noi e quello che troviamo diventa nostro. Quindi non c'è una quantità massima giornaliera? No, assolutamente, però per le tasse non devi dare oltre i $250.000 di pepita o di totale. Oltre i $250.000 passa una tassa dell'1,2% su quello che trovi. Quindi devi dichiararlo oltre quella cifra? Oltre quella cifra lì sì. Altrimenti non devi dichiararlo? No. Okay. Anche se vuoi esportarlo oltre i $250.000 diventa difficile, non te lo faranno esportare. E invece per quanto riguarda le claim, cioè le aree di ricerca, vi è qualche normativa? Ogni stato ha la sua normativa, purtroppo nello stato di Victoria dove cerco io sono praticamente solo foreste statali, quindi non c'è modo di avere un claim, a meno che tu non sia una grossa industria mineraria che vuole fare dei sondaggi, allora poi i claim se li... Quindi se tu trovassi un'area di ricerca non hai la prelazione? No, assolutamente no. Cioè possono anche arrivare altri cercatori e sfruttarla in contemporanea a te? C'è la possibilità di poter acquistare il terreno, se è terreno statale, puoi acquistare il terreno come proprietà privata, quello sì, cioè se ci sono delle fette di foresta che ti interessano, dove magari è edificabile, ci sono le tubature dell'acqua, il sewerage che sarebbe praticamente le fogne e tutto quanto, se sono vicine allora ti permettono anche di comprare quel terreno. Capito, quindi diciamo che è abbastanza simile al Piemonte, solo giusto le quantità là non vi sono grandi limiti, mentre noi invece 5 grammi giornalieri. Esatto. E di nuovo la prelazione come da noi. Chi è che deve fare i controlli cercatori d'oro dentro ad esempio le foreste, se, quando succedono, se ti è mai successo di un controllo? C'è un ente preposto, ma già solo la polizia di stato australiana può farti un controllo, se no c'è quello che si chiama il ranger delle foreste, uno sceriffo della foresta che può vederti e dire hai la licenza per cercare oro, no, allora vattene via, ti sequestro tutto quello che hai trovato. Ah, capito. Se non hai la licenza. E però invece costa così poco che comunque conviene farlo. Quanto costa già? Non mi ricordo se sono 20 o $25 e vale 10 anni, perché hanno cambiato di recente. Che poi tradotto in euro sarebbe un po' meno. Esatto, sì, sarebbe dai 18 ai 20 euro. Quindi molto valido da un certo punto di vista. In generale, lo stato del Victoria, secondo la tua opinione,
Agevola la ricerca dell'oro a livello amatoriale in questi anni oppure ne pone dei veti, dei limiti? No, almeno gli stessi veti che ci sono anche in Italia, cioè non puoi dragare, non puoi usare macchinari. Teoricamente allora tu potresti scavarti una miniera sottoterra, l'importante è che usi attrezzi manuali. Io con un piccone posso scavarmi una miniera sottoterra di 60 metri, l'importante è che uso un attrezzo manuale per farlo, non posso usare uno scavatore, non posso usare dinamite, non posso usare niente che sia meccanizzato. L'oro che trovi, hai mai provato a fare un test di purezza, a vedere qual è la percentuale di oro veramente all'interno, di argento, di rame? Di purezza me li fa tutti un signore che si chiama Cordell Kent, che è proprietario del Miners Exchange, che è un compro oro ma compra solo pepite d'oro. Lui mi ha fatto i test di purezza e aveva visto un 98,8% su quello che trovavo io nella zona del Victoria. Già a Talbot invece scendeva al 95-96%. Quindi in generale è un tenore più alto in oro rispetto a quello italiano, Sì, medio. puro. In Western Australia occidentale per esempio passa dagli 80 a malapena al 90%. Quindi lì sarebbe già più ragionevole sotto il caso È italiano. meno puro. Sì. Ricordiamo che la concentrazione in oro dentro le pepite è molto variabile, tendenzialmente dipende dal processo geologico che le ha generate. Allora, inoltre parlando della tua attività amatoriale, l'oro che trovi tendenzialmente lo fai fondere, lo vendi come bene collezionistico o invece lo accumuli? C'è stato un periodo dove comunque lo facevo per mantenermi in Australia, quindi riuscivo a tirare giù magari 3,5 grammi, 4 al giorno, prendevo, lo vendevo e mi mantenevo, quindi tutto quell'oro lì ormai è stato venduto. Le piccole pepite, quelle che troviamo, setacciando, quelle cose lì, ce le teniamo perché tanto non è che... 3-4 grammi al giorno hai detto? Sì, più o meno. Però questo un paio di anni fa. Il valore dell'oro era anche diverso, era un po' più basso. Nel 2011 era comunque $1.800 l'oncia, era salito tantissimo. Dollari australiani. Dollari australiani. No, americani. Ah, americani. 1800 dollari. Adesso siamo a 1901 visto addirittura.